Benvenuti e benvenute a questo incontro dedicato alla gestione del denaro. Sono Roberto Fuccaro e in Fineco mi occupo da diversi anni di formazione. Oggi parliamo di gestione dei risparmi, facendo una premessa doverosa. Il rapporto con il denaro per molti di noi è un aspetto un po' controverso. Alcuni pensano che il denaro si debba solamente accumulare, altri pensano di saperlo gestire, ma pochi di noi hanno la consapevolezza che, come per gli altri aspetti importanti della vita, quali ad esempio la salute, è necessario conoscere alcuni concetti base in modo da non commettere errori, soprattutto oggi che il mondo della finanza e del risparmio sono estremamente evoluti. Da qui la necessità di avere delle basi per poter affrontare la complessità dei mercati finanziari in modo consapevole. Ecco l'obiettivo di questo intervento: dare alcuni suggerimenti per riflettere su cosa serve il denaro che accumuliamo e come gestirlo in modo adeguato. Ecco i temi che tratteremo. Parleremo di metodo, parleremo quindi dell'approccio che ci aiuta a capire a cosa ci serve il denaro in modo strategico, cioè con una visione di lungo periodo. Gli addetti ai lavori parlano di pianificazione finanziaria, ma in fondo sarebbe più comprensibile parlare di cura, ecco, di prendersi cura di sé e dei propri cari attraverso la cura dei propri risparmi, in più generale delle proprie entrate. E attenzione, paradossalmente, ed è facile anche intuirlo, più le entrate, quindi i risparmi, sono limitati, più cura dobbiamo prenderci di questi risparmi, appunto. Analizzeremo quindi i passaggi di questa pianificazione finanziaria, che sono l'identificazione delle esigenze reali, la trasformazione delle esigenze in obiettivi finanziari, l'orizzonte temporale, che non è unico, ma si riferisce ai singoli obiettivi. Poi andremo ad analizzare anche il profilo di rischio, che è una sorta di autovalutazione, per capire come sentirsi a proprio agio di fronte agli investimenti più o meno rischiosi. E infine, un aspetto molto importante, ossia la scelta degli strumenti finanziari che il mercato appunto mette a disposizione. Fondamentalmente è che questa scelta deve essere coerente rispetto a tutti i passaggi della pianificazione finanziaria. Bene, ecco visualizzato il metodo della pianificazione finanziaria in un percorso a tappe che ci aiuta a risparmiare correttamente e anche a investire con metodo. Cominciamo il percorso della pianificazione finanziaria, che ha l'obiettivo di ricercare la coerenza tra le esigenze personali, da un lato, e la struttura del patrimonio per soddisfare quelle esigenze. Ecco appunto la prima tappa. Parliamo quindi di esigenze reali, cioè di bisogni. Andiamo a vedere che cosa sono le esigenze reali. Approfondiamo un po'. Abbiamo detto che la corretta gestione del denaro deve essere fatta con un metodo che chiamiamo pianificazione finanziaria. L'utilizzo di questo metodo della pianificazione ci aiuta a definire quegli obiettivi di vita e cercare di individuare gli strumenti per raggiungerli. Se però rimanessimo a questo livello, resteremo troppo teorici. Quindi andiamo un po' ad individuare quelli che sono le esigenze di ognuno di noi. Vi descrivo quelli che possono essere i miei obiettivi personali, ma se avete carta e penna o anche dopo questo webinar potete scrivere i vostri. Il primo è colmare il mio gap previdenziale. Ho un'aspettativa di lavoro molto ampia come tempo e come anni
e di conseguenza, se non dovesse cambiare qualcosa, c'è un gap previdenziale da colmare e quindi devo iniziare a pensarci oggi, anche se andrò tra 30 anni in pensione. Inoltre io ho una famiglia, ho 2 figli, quindi vorrei che i miei 2 figli vorrei, dare a questi ai miei 2 figli un'istruzione di qualità. Chi tra di voi ha figli, oppure zio e quindi ha dei nipoti, oppure un nonno o nonna, mi capirà sicuramente nella nostra famiglia è importante sapere che i nostri 2 figli potranno frequentare l'università che vorranno in base alle loro aspirazioni, oppure potremo sostenerli per avviare una loro attività imprenditoriale. Ed è stato importante averlo pianificato oggi, oggi che hanno uno 9 e l'altra 6 anni. E poi, ma non per importanza, c'è l'acquisto della propria prima casa o il suo ampliamento, oppure il contributo per quella del proprio figlio o della propria figlia. Ecco, è fondamentale fermarsi oggi e ragionare realmente su come ci immaginiamo il nostro futuro, come ci immaginiamo, tra virgolette, da grandi, cosa veramente ci manca e cosa vogliamo raggiungere. Mi dicono alcuni che l'audio è disturbato. Mi date conferma che si sente bene? Ok, ok, perfetto, grazie. Quindi, per concludere questa slide, dicevo, è fondamentale fermarsi e ragionare realmente su come ci immaginiamo il nostro futuro, cosa veramente ci manca e cosa vogliamo raggiungere. Approfondiamo ulteriormente. Se chiedessi ad un trentenne di riflettere sulle sue esigenze di vita, mi direbbe sicuramente cose diverse rispetto a un cinquantenne, poiché il primo è in una piena fase di accumulo, con uno spettro di esigenze che va dall'auto nuova alle vacanze, alla possibilità di comprarsi una casa per diventare indipendenti. Il cinquantenne invece è in una fase di conservazione del proprio patrimonio, tale per cui ha come obiettivo solitamente lo studio dei figli, piuttosto che una casa sempre per i figli, oppure una casa più grande. Tutto corretto ed è tutto vero, ma in realtà molto spesso, pensateci anche tra di voi, si ragiona con una certa miopia, pensando che gli obiettivi di vita siano quelli di cui si ha immediata percezione e ci è difficile proiettarci in un periodo molto più lontano. Sembra strano a dirlo, ma sia per il trentenne che per il cinquantenne uno dei veri obiettivi di vita è quello di mantenere un livello di benessere una volta andati in pensione. Il consiglio per riuscire ad individuare con più lungimiranza i propri obiettivi è quello di guardare gli stili di vita e la necessità delle persone più anziane vicino a noi. Prima di tutto i genitori, e quindi ad esempio è fondamentale ritrovarsi un reddito che permette le cure migliori, l'assistenza più adeguata e in poche parole poter vivere bene la fase post lavorativa. Passiamo ora ad un altro aspetto importante dell'analisi delle esigenze. Abbiamo detto che ognuno di noi può avere tanti sogni, o meglio, tante esigenze da soddisfare, ma altrettanto importante è dare a questi sogni una certa priorità. Senza questo criterio c'è il rischio di disperdere le forze economiche e mentali, inseguendo qualcosa che poi in realtà non era al primo posto della lista. Bene,
Definiti le esigenze reali e vi chiedo se avete delle domande a riguardo, passiamo ora alla parte degli obiettivi finanziari, cioè è fondamentale che le risorse a disposizione servano a soddisfare le proprie esigenze, quindi bisogna trattare il patrimonio non come un unicum indistinto, ma spezzettarlo e dedicare ogni parte ad ogni progetto di vita. Quindi vi chiedo se ci sono delle domande riguardanti le esigenze reali. Perfetto, nessuna domanda, è tutto chiaro, quindi direi che possiamo procedere. Quindi abbiamo parlato di progetti di vita. Progetti di vita, quindi ogni obiettivo deve essere considerato una storia a sé, non possono intrecciarsi. Vediamo come, facendo degli esempi pratici e mettendo dei numeri un po' vicini. Quindi una volta che noi abbiamo individuato quelle che sono le nostre esigenze, mettiamo accanto dei numeri, cerchiamo di quantificare quello che è la nostra esigenza. Prendiamo il caso di una famiglia tipo. I genitori avranno sicuramente il desiderio di cominciare a costruirsi una pensione integrativa per mantenere il proprio livello di benessere, anche quando saranno in pensione, e poniamo questo obiettivo come una somma di 300.000 euro. E poi, ad esempio, vorranno dare tra un po' di anni un'istruzione di qualità ai propri figli, l'abbiamo detto prima, e quindi poniamo come altro obiettivo finanziario 100.000 euro. E poi, infine, aiutare i propri figli a soddisfarsi, almeno parzialmente, con una casa oppure con l'attività che abbiamo detto prima. E mettiamo quindi altri 100.000 euro. Ecco, non dobbiamo fare l'errore di fare la somma di questi obiettivi, ma sono tre obiettivi completamente diversi e quindi implicano una pianificazione diversa per raggiungerli, poiché ci sarà da verificare il preciso orizzonte temporale del singolo investimento, il rischio che voglio correre, e qui entrano in ballo un po' le emozioni e lo strumento finanziario ovviamente più adeguato. E quindi, una volta che abbiamo definito le esigenze reali, abbiamo quantificato in termini numerici quanto ci vuole per arrivare a quell'obiettivo finanziario, parliamo di altri due aspetti importanti, cioè l'orizzonte temporale, quindi in quanto tempo voglio soddisfare quell'esigenza, perché abbiamo detto prima che il trentenne avrà un orizzonte temporale diverso rispetto al cinquantenne, avranno lo stesso obiettivo ma un orizzonte temporale diverso. E poi anche quello che è il profilo di rischio, cioè quanto sono disposto a correre. Quindi partiamo dal primo, quindi è importante definire quello che è l'orizzonte temporale di un obiettivo in modo da sapere quanto tempo ha a disposizione per raggiungerlo, con la consapevolezza che più è ampio o lungo e più ci permette di guardare al futuro con più serenità. Perché questo? Perché possiamo mostrare qualsiasi grafico di indici azionari e dimostreremo che investire in modo diversificato può consentire di ottenere dei rendimenti importanti. Però è più interessante mostrare questa tabella. I numeri di questa tabella dimostrano che dopo i 5 peggiori tonfi di borsa, in realtà, il mercato azionario di tutto il mondo, rappresentato quindi dall'indice Morgan Stanley Capital Investment All Country World, si è ripreso e dopo i 5 anni i rendimenti sono sempre stati positivi. Però ci sono situazioni in cui il crollo ha determinato una perdita di oltre il 50%. Ecco, prima
parlavamo appunto di emozioni. Per capirci, ci sarà certamente qualcuno che è entrato sul mercato il giorno prima che è iniziato il crollo. Ecco, finalmente decido di investire su uno strumento molto diversificato ed ecco che il mercato crolla e insieme a lui i miei soldi nel giro di poco si dimezzano. Sì, è vero, ho studiato e so che storicamente se tengo duro e resto fedele ai miei obiettivi potrei recuperare nel medio-lungo termine. È vero, più correttamente in passato è stato vero. E se questa volta succedesse qualcosa di diverso? Potete immaginare come c'è veramente da impazzire. E in tanti per fortuna non impazziscono, però escono dal mercato nel momento peggiore, proprio quando il mercato si sta riprendendo. Rimanendo nell'ambito delle emozioni, giusto per riprendere uno degli esempi personali condivisi prima, se il mio investimento è finalizzato alla futura casa dei miei figli, di fronte alle forti variazioni di mercato di febbraio 2020, se guardo solo al mio portafoglio rischio di disinvestire, di uscire sui minimi e perdermi il recupero che c'è stato già a partire dal mese successivo. Se invece vedo invece l'obiettivo finale, che è appunto la casa per i miei figli, e quindi immagino i miei figli nella loro bella casetta e quindi proiettando nel futuro l'obiettivo, è più facile che rimanga investito, anzi è più facile anche aggiungere qualcosa. Passiamo al secondo concetto, il profilo di rischio. Finora è tutto chiaro? Vi chiedo se è chiaro perché vorrei che se c'è qualche dubbio lo dissipiamo in qualsiasi momento. Perfetto, tutto chiaro, quindi passiamo a quello che è il profilo di rischio. Passiamo al profilo di rischio, ossia la misura della quantità di rischio che si dovrebbe assumere nei propri investimenti, considerando vari fattori come la situazione finanziaria, la propensione alle perdite, poiché la maggior parte di questi fattori è personale. Il profilo di rischio varia da individuo ad individuo. Faccio un esempio, se io perdo 100 euro, magari vado un po' nel panico. Quei 100 euro per un'altra persona possono essere qualcosa che può, che è disposta anche a rischiare e a perdere, anzi può essere considerato anche poco. Pertanto, non avere crisi personali durante le crisi di mercato è fondamentale, da un lato, fissare il tempo che ho a disposizione per raggiungere il mio obiettivo, ma dall'altra parte anche una sorta di autodiagnosi della sopportazione del rischio di mercato. Se vedo il meno 50% in 2 anni, sono disposto a vederlo e a sopportarlo? Bisogna fare una sorta di esame di coscienza. Aggiungiamo anche un'altra considerazione per stemperare le emozioni di fronte a forti oscillazioni di mercato. I mercati finanziari possono aiutare a raggiungere i nostri obiettivi. Si può investire in due modi: in modalità PIC, cioè in un'unica soluzione, oppure in modalità PAC, cioè in modo graduale nel tempo, con versamenti ricorrenti, quindi 50 euro alla volta, 100 euro alla volta, in base a quello che è il vostro obiettivo. Se lasciamo, perché l'altra alternativa è, ok Roberto, tu mi hai parlato degli investimenti, ma l'alternativa è quella di lasciarli sul conto corrente. Dormo sogni tranquilli e sono più e non rischio tanto. Assolutamente vero. Dall'altra parte, però, lo abbiamo imparato negli ultimi anni, ma soprattutto nell'anno in cui ci troviamo, lasciare i propri risparmi su un conto corrente non remunerato
li può esporre alla perdita di potere d'acquisto. E negli ultimi anni, caratterizzati anche da una bassa inflazione, perché l'inflazione è scoppiata tutta negli ultimi 2, ma negli ultimi 10 anni, ecco che nonostante la bassa inflazione avremmo perso circa il 10% dal 2010 al 2020, senza fare nulla, senza investire, lasciando semplicemente i nostri risparmi sul conto corrente. Nel 2021 e soprattutto nel 2022 l'inflazione è aumentata molto a dicembre ed è arrivata quasi al 12% su base annua. Anche se stiamo vivendo un momento molto particolare in cui il rialzo dei prezzi è concentrato soprattutto sui beni energetici, ma consideriamo che il fatto che l'obiettivo delle politiche della banca centrale è un'inflazione comunque attorno al 2%. Ora guardiamo insieme anche questa proiezione nel futuro. Se guardiamo questo grafico ci accorgiamo immediatamente come tenere i soldi fermi sul conto non è proprio un grande affare. Con questi tre scenari il capitale iniziale perderà potere di acquisto in 10 anni da almeno il 10% al meno 26%. Sì, certo, è un vantaggio a tenere i soldi in liquidità c'è ed è la garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi, che appunto garantisce i nostri depositi fino a 100.000 euro. Ma oltre questi importi subentra la normativa del risanamento degli enti creditizi, cioè i depositi per la parte eccedente i 100.000 euro potrebbero essere assoggettati al bail-in nel caso di stato di crisi e quindi sono esposti comunque ad un determinato rischio. Ecco, pensatevi, siccome abbiamo fatto una valutazione dei rischi, pensate a tenere fermi sul conto deposito i risparmi con un determinato rischio di bail-in e senza remunerazione, ma anzi che possono perdere di valore durante un determinato periodo temporale a causa dell'inflazione. Ok? Bene, dopo tutto questo excursus su orizzonte temporale, profilo di rischio e inflazione, torniamo al nostro percorso della pianificazione finanziaria. Per visualizzare e capire meglio i passaggi che stiamo facendo, riprendiamo insieme l'esempio della nostra famiglia tipo. Allora, primo obiettivo, fondamentale garantirsi una vecchiaia serena in pensione e sappiamo come sarà difficile farlo con la sola pensione dell'INPS. Pertanto può essere opportuno preoccuparsi per tempo e aderire alla previdenza complementare, cioè aderire ad un fondo pensione mettendoci per chi può il TFR e versando i contributi magari a cadenza mensile oppure trimestrale per diluire nel tempo l'impegno. Il fondo pensione, avendo un orizzonte temporale lungo, ci permetterà di rivalutare il nostro investimento e darci quindi una rendita o un capitale che integra la pensione dell'INPS. Nel frattempo, per il secondo obiettivo, per poter mandare il proprio figlio o la propria figlia all'università, si può cominciare con un piano di accumulo, in modo da arrivare preparato finanziariamente al momento dell'iscrizione del proprio figlio alla scuola, all'università. E infine la nostra famiglia per comprare una parte della casa per i propri figli oppure per allargare la propria dedicherà una parte del patrimonio liquido in un investimento adeguato al suo profilo di rischio e con un orizzonte temporale medio, circa 5 anni. Arrivato alla scadenza, potrebbe aggiungere un mutuo per la parte mancante e così raggiungere il suo obiettivo, acquistando la casa dei propri sogni.
Arriviamo all'ultimo miglio del nostro percorso di pianificazione finanziaria, anch'esso importantissimo, cioè la scelta dello strumento più adeguato. Premetto che non esistono strumenti buoni e strumenti cattivi, ma solo strumenti adeguati o non adeguati al proprio profilo di rischio e al proprio orizzonte temporale. Vediamo di capire insieme alcuni strumenti che la finanza ci mette a disposizione. Esistono diversi strumenti per diversificazione e a ciascuno corrisponde un determinato livello di rischio. Tendenzialmente, quando compriamo un'azione, che cosa succede? Noi diventiamo soci di quell'azienda che ha emesso quelle azioni. Quindi chi compra le azioni in caso di fallimento della società emittente può perdere l'intero capitale investito. Inoltre, le azioni emesse da una banca o da una impresa di investimento o da una società facente parte del gruppo bancario rappresentano i primi strumenti che possono venire assoggettati al bail-in in caso in cui la società dovesse fallire o versa in uno stato di crisi. Dall'altra parte, invece, guardiamo quelle che sono i titoli di Stato o le obbligazioni. Quando compriamo un'obbligazione, di fatto, siamo solamente dei finanziatori. Cosa vuol dire? Ci stiamo limitando a prestare dei nostri soldi, quindi siamo creditori di quell'azienda o di quello Stato, con l'obiettivo, alla scadenza dell'obbligazione, di vedere ritornato il capitale che ho prestato, maggiorato degli interessi. Anche in questo caso, però, nelle obbligazioni sono assoggettate al rischio di insolvenza dell'emittente e possono essere anch'esse assoggettate al bail-in nel caso in cui siano stati emessi da quelle società, come abbiamo detto prima, del settore finanziario. I titoli di Stato invece abbiamo detto che sono delle obbligazioni ma emesse da uno Stato sovrano e presentano quindi gli stessi rischi già visti per le obbligazioni. Quindi se io dovessi comprare titoli di Stato di un determinato Stato, questo Stato dovesse fallire, ecco che le mie obbligazioni non verranno più pagate. E giusto per citare dei casi arcinoti, se metto tutti i miei soldi in una sola azione Parmalat e questa fallisce, oppure se ho acquistato obbligazioni Lehman Brothers o addirittura dei titoli di Stato argentini, ecco che se io metto tutto il capitale in un solo strumento, sia esso che azione, siano esse obbligazioni, e questi diciamo falliscono, ho perso tutto il mio capitale. Ok? Quindi ci siamo capiti? L'importante è quando si investe la diversificazione, cioè non mettere tutte le uova in un unico paniere, ma mettere il nostro capitale in diversi strumenti. Ok? Tutto chiaro? Parliamo di azioni. Andiamo un po' più nel dettaglio di quelle che sono le azioni. Le azioni sono la singola parte unitaria in cui è diviso il capitale della società. Il titolare di un'azione quindi possiede un pezzetto della società con tutti i diritti e gli oneri. Le azioni possono essere quotate o non quotate e se sono quotate è più facile acquistarle o venderle ad un prezzo di mercato, perché c'è un mercato ufficiale dove ci si presenta e quindi si può comprare ad un determinato prezzo e si può vendere ad un altro determinato prezzo. Le azioni non quotate invece possono presentare grossi problemi di liquidità al momento della vendita.
Il rischio principale di un'azione è il default dell'emittente, conseguente quindi insolvenza dello stesso. E inoltre, come abbiamo già detto prima, come abbiamo anche stressato prima, ma per far capire il concetto di rischio, le azioni bancarie sono soggette al bail-in. Parliamo ora di obbligazioni, l'altro strumento che abbiamo visto prima. Sono titoli di debito attraverso il quale gli stati o le imprese si finanziano, quindi chiedono in prestito del denaro, e chi acquista le obbligazioni è come se finanziasse lo Stato o l'impresa che le ha emesse. Questi ovviamente, quando si sopporta un rischio, cosa si chiede? Si chiede una determinata remunerazione, che per quanto riguarda le obbligazioni sono gli interessi. Le obbligazioni, a differenza delle azioni, hanno una scadenza, che può essere ad esempio a 2 anni, a 5 anni, a 10 anni, e più è lontana la scadenza, maggiori saranno gli interessi offerti, proprio perché devo sopportare per più tempo il mio rischio. Arrivata a scadenza, l'obbligazione viene rimborsata, quindi l'impresa restituisce a chi aveva acquistato l'obbligazione l'intero importo, e durante il ciclo di vita l'obbligazione distribuisce scusate, cedole periodiche per un valore pari all'interesse annuale fissato. Passiamo ora ai rischi di questi strumenti. Il rischio principale di un'obbligazione è il default dell'emittente e la conseguenza insolvenza dello stesso. È possibile quindi incorrere in perdita a seguito dell'attività di compravendita dell'obbligazione qualora l'acquisto avvenga ad un prezzo maggiore di quello di rivendita o di rimborso. Ad esempio, se io acquisto un'obbligazione che è a 110 e il rimborso è a 100, in quel caso ci potrebbe essere una perdita. Vanno considerati anche il rischio di liquidità dello strumento, ovvero il suo mercato in caso di rivendita, il rischio di cambio se acquistiamo un'obbligazione in valuta diversa da quello dall'euro, e il rischio legato all'andamento dei tassi, ma solo qualora non si intenda portare a scadenza l'obbligazione. Inoltre le obbligazioni bancarie, anch'esse, sono diverse da quelle garantite, sono soggette al rischio di bail-in, ovvero il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale nonché di conversione in titoli di capitale da parte della banca. Bene, abbiamo visto quelli che sono le azioni, quelle che sono le obbligazioni, ma esistono altri strumenti che hanno già nel proprio DNA la diversificazione. È per questo che li abbiamo rappresentati come dei portafogli e graficamente separati. Sono i fondi comuni di investimento, SICAV, gli ETF. L'acronimo di questi ultimi sta per Exchange Traded Funds, quindi sempre fondi scambiati su un mercato regolamentato. Cosa sono? Sono un particolare tipo di fondo comune caratterizzato da una gestione passiva, cioè significa che il fondo si limita a replicare fedelmente l'indice, sia questo sia azionario, obbligazionario, monetario o settoriale. Quali sono i vantaggi? Direi principalmente due. Il primo l'abbiamo detto subito, la diversificazione, ne abbiamo già parlato. E poi l'accessibilità, perché si possono investire veramente importi anche piccoli, 1000 euro oppure 100 euro, e con un solo strumento, dicevamo, compriamo migliaia di azioni o obbligazioni o titoli di Stato. Pensate quando acquistiamo un ETF sull'indice italiano. Io con un solo clic, acquistando quella quota di quell'ETF, vado ad acquistare proporzionalmente
tutte le azioni che fanno parte dell'indice italiano e quindi sono, diciamo, ho diversificato acquistando una sola quota di questo fondo, di questo ETF. Per completezza abbiamo messo anche i fondi di fondi che fanno un passo in più perché il singolo fondo, invece di comprare singoli strumenti, compra a sua volta fondi, quasi a dire una diversificazione al quadrato, all'ennesima potenza. Entriamo un po' più nel dettaglio di questi strumenti. Iniziamo con i fondi. Fondi comuni di investimento sono strumenti di investimento gestiti da SGR, cioè società di gestione del risparmio, che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono come in un unico patrimonio. Le investono in attività finanziarie, azioni, obbligazioni e titoli di Stato, rispettando regole volte a ridurre i rischi. Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori. La gestione è affidata a un gestore, a un team di esperti. Accanto alla forma tradizionale SGR fondo comune, la stessa attività di investimento può essere svolta da società di investimento a capitale variabile, dette SICAV. Gli ETF, come già detto, sono un particolare tipo di fondo comune, caratterizzato da una gestione passiva. Ciò significa che il fondo si limita a replicare fedelmente un indice, sia questo azionario, obbligazionario o monetario. I rischi principali sono per lo più legati all'andamento dei mercati e quindi dei titoli sottostanti all'ETF. E infine, dato che li abbiamo citati in qualche slide prima, vediamo cosa sono nel dettaglio e quali rischi comportano i fondi pensione. Il fondo pensione è un organismo di investimento collettivo del risparmio che raccoglie i contributi dei lavoratori e o dei datori di lavoro e li investe in strumenti finanziari, allo scopo anche di erogare una prestazione pensionistica, la rendita vitalizia o il capitale in base alle decisioni del singolo investitore, al termine della vita lavorativa del lavoratore o lavoratrice. Il rischio è legato all'andamento dei mercati e degli strumenti in cui investe, quindi il rischio è dettato appunto da quello che è l'andamento dei mercati. Quindi riepiloghiamo e poi passiamo alle domande, se ci sono domande. La pianificazione è il metodo che ci permette di gestire e non solo accumulare il denaro. Il primo passaggio è fermarsi, individuare le vere nostre esigenze con occhio lungimirante. Il secondo passaggio è trasformare la singola esigenza in obiettivo finanziario, e cioè accostare un importo al nostro progetto di vita per renderlo più tangibile e individuare poi la soluzione migliore per raggiungerlo. L'orizzonte temporale e profilo di rischio sono i due elementi che permettono di scegliere correttamente lo strumento migliore per raggiungere ovviamente i nostri obiettivi. E poi, infine, abbiamo dato uno sguardo a quelli che sono gli strumenti finanziari che si possono utilizzare: azioni, obbligazioni, fondi, fondi di fondi, ETF. Sono alcune delle soluzioni che si possono utilizzare, sempre in ottica di diversificazione. Ok? Ora diamo spazio alle domande prima di salutarci e quindi se avete delle domande, dei dubbi o perplessità potete scrivermi via chat. Come funziona la tassazione e i costi negli ETF? Allora, gli ETF sono, come abbiamo detto prima, sono dei fondi comuni, sono dei fondi, ok? Sono un particolare tipo di fondo comune
che ha una gestione passiva. Quindi il gestore cosa fa? Crea questa sorta di portafoglio per replicare l'andamento dell'indice azionario, l'indice obbligazionario. Prima sono partito con l'ETF sull'indice azionario italiano. Ecco, supponiamo che si vuole costruire un ETF che ha come sottostante, che ha come benchmark, viene chiamato in gergo tecnico come indice di riferimento, l'indice italiano. Quindi il gestore cosa fa? Prende le azioni che compongono l'indice italiano e le mette all'interno di questo strumento. Basta, non fa più nulla. Ecco perché si dice ha una gestione passiva. Il gestore, una volta che l'ha composto, monitora solamente che non si discosti molto dal sottostante, dall'indice di riferimento e basta. E ha un determinato costo, ok? Solitamente questi costi sono diversi rispetto ai fondi comuni di investimento che hanno una gestione più attiva, dove il gestore deve cercare di creare quel beta, cioè cercare di battere il mercato, fare meglio del mercato. E di conseguenza quindi ha dei costi più elevati. Quindi questo è per quanto riguarda i costi. Gli ETF hanno una fiscalità particolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si genera una minusvalenza, questa minusvalenza può essere utilizzato come credito d'imposta per le future plusvalenze. Ma se si genera una plusvalenza, anche se si hanno delle minusvalenze da recuperare, bisogna lo stesso pagare il 26%. Ok? Quindi, caso A, compro un ETF, lo rivendo e ci perdo 100 euro. Quei 100 euro posso utilizzarli come credito fiscale per le future plusvalenze su un altro tipo di investimento, tipo ad esempio l'acquisto e la rivendita di un'azione. Ok? Caso B, se io acquisto un ETF e guadagno 200 euro, cosa succede? Anche se ho delle minus da recuperare, quei 200 euro mi verranno tassati del 26%. Va bene? Tutto chiaro? Questo è per quanto riguarda la tassazione degli ETF. Che livello, rimanendo sugli ETF, che livello di rischio liquidità hanno gli ETF? C'è qualche parametro per valutarlo? Bah, l'unico parametro per valutarlo è guardare quelle che sono le quote che vengono scambiate giornalmente sul mercato e poi quando lo si va a acquistare se c'è la controparte che acquista e che vende. Buonasera, quanto lungo deve essere un orizzonte temporale per un fondo pensione? Conviene per un periodo inferiore a 10 anni? Allora, sui fondi pensione abbiamo anche dei webinar che sono stati registrati e quindi vi invito a guardarli nella nostra video library. Andate su finecobank.com, cliccate su video library, andate poi su scusate, webinar on demand. Ok, webinar. Andate sulla parte investing e troverete i webinar che abbiamo fatto sul fondo pensione. Perché vi dico questo? Perché in questo caso qua l'orizzonte temporale, il fondo pensione ha determinate caratteristiche che sono anche di natura fiscale, ok? Anche se per un periodo inferiore ai 10 anni va bene perché comunque il fondo pensione vi permette di portare in dichiarazione dei redditi e quindi
avere una sorta di vantaggio fiscale fino ad un determinato importo, ok? E poi in base alla vita del fondo comune di investimento e in base a quello che sarà la vostra rendita o il vostro capitale ha una determinata tassazione che è molto più agevolata rispetto ad altri strumenti. Ok? Vi invito a guardare questo webinar perché sul fondo comune di investimento c'è una storia molto importante e ridurla a 5 minuti di risposta mi sembra molto limitante. Allora, se ho acquistato obbligazioni 12 mesi fa che ora sono in perdita, conviene acquistarli oltre oggi a minor prezzo per recuperare il capitale? Allora, su questo non posso rispondere. No. L'unico suggerimento che le posso dare è provare a capire qual è il suo obiettivo di orizzonte temporale. Se li vuole portare a scadenza, può fare determinate valutazioni. Se lo sta facendo in un'ottica di compravendita, eh, farne tante altre. Poi bisogna capire che tipo di obbligazione è, se è una corporate, un titolo di Stato, però non possiamo rispondere se conviene acquistarne ancora oppure no. Allora, la fiscalità degli ETF non vale per i fondi, quindi in termini di minus si perdono, non vengono portate, non vengono utilizzate come minusvalenze, come credito fiscale. Buonasera, quali tra i vari strumenti illustrati permette di poter, in un arco di tempo prestabilito, reinvestire l'eventuale guadagno per capitalizzare lo stesso guadagno incrementando il capitale investito senza aggiungerne altro o in misura minore? Grazie. Allora, prova a interpretare questa domanda. Mm, allora, il fatto di acquistare uno strumento finanziario per un lungo periodo di tempo comporta che io lo acquisto e lo tengo per un lungo periodo di tempo. Quindi la capitalizzazione composta è già di per sé in essere, ok? A meno che non intenda anche i flussi cedolari o dei dividendi. Faccio un esempio: se io acquisto un'azione e ricevo un dividendo, manualmente lo dovrei reinvestire. Un'obbligazione che mi dà una determinata cedola, quella cedola la devo manualmente reinvestire. Altrimenti ci sono degli strumenti che sono gli ETF o i fondi, che si chiamano ad accumulazione, dove i proventi delle azioni che fanno parte delle quote o le obbligazioni che fanno parte delle quote del fondo, quando staccano un dividendo o una cedola, viene reinvestito all'interno del fondo stesso. Ok? Quindi quello che le suggerisco, se la domanda era in questi termini, è quello di ricercare questi strumenti finanziari eh, che si chiamano ad accumulazione e che quindi permettono di reinvestire in maniera manuale, in maniera, scusate, automatica i dividendi e le quote delle cedole in automatico. Va bene? Buonasera, oltre alla composizione vera e propria di un ETF, quali possono essere dei parametri per la scelta di un ETF rispetto ad un altro? Dimensione, costi di gestione annuali? Allora, per scegliere un ETF sicuramente deve prendere in considerazione il settore nel quale investe. Ormai gli ETF, ce ne sono tanti ETF tematici, deve prendere in considerazione sicuramente i costi, deve prendere in considerazione la società emittente, se è una società solida o è una società
un po' più rischiosa. Ehm, la dimensione sì, ma più che altro vedrei la liquidità di quell'ETF, cioè se c'ha mercato. Se ha mercato si è più tranquilli perché in fase di vendita si può facilmente trovare l'acquirente a cui vendere quelle quote. Va bene? Quindi costi di gestione, liquidità, settore, quindi tema di investimento e poi la società che lo ha emesso. Se dovessi creare un pack per ogni mese in cui vado a investire e pago una commissione, ci sono dei piani che si chiamano piano replay per quanto riguarda gli ETF, per quanto riguarda i fondi. Per quanto riguarda i piani di accumulo sugli ETF, ci sono determinate commissioni mensili che può trovare sul nostro sito, mentre per quanto riguarda i fondi ci sono dei diritti fissi da pagare. Sui fondi, se non mi sbaglio, sono circa 60 centesimi per ogni investimento ricorrente. Allora, riguardo la fiscalità degli ETF, poi ci salutiamo. Ho compreso bene che le minusvalenze vanno in zainetto fiscale senza alcuna imposta, esatto, mentre le plusvalenze sono tassate al 26%, esattamente. In sostanza, ETF hanno la stessa fiscalità delle azioni. Questo non è molto esatto. Le azioni, se ho una plusvalenza e ho delle minus da recuperare, non pago il 26%. Gli ETF, anche se ho delle minus da recuperare e faccio una plusvalenza, pago lo stesso il 26%. Va bene? Bene, allora siamo giunti a conclusione di questo webinar. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e auguro a tutti una buona serata. Arrivederci.